Un paio di giorni fa è uscita questa lente, un 12 mm f2.8 di Brighting Star che ho avuto il piacere di provare nelle ultime 2 settimane. Non è la prima Brighting Star che provo qua sul canale, infatti se avete visto il video Una nuova prospettiva, che vi lascio magari qua su, potete vedere che ho provato anche una lente un po' più estrema di questa, che è il 9 mm f5.6, che mi è piaciuta tantissimo ed è diventata una delle mie lenti preferite, una delle mie lenti più interessanti di tutto il mio parco ottiche. E dato che ci siete, se andate a recuperare quel video perché non l'avete visto, approfittate e iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Non lo chiedo mai, ma ho notato che bisogna cominciare a farlo per far girare un po' i video che sto producendo ultimamente. Prima però di passare a parlarvi di questo obiettivo, voglio fare una premessa, ovvero che questa non è una recensione ma saranno le mie opinioni in base a quello che sono riuscito a provare con questa lente. E prima di dirvi cosa ne penso vorrei farvi capire più o meno di cosa stiamo parlando. Allora, stiamo parlando di un 12 mm con un campo visivo di circa 122 gradi e una distanza minima di messa a fuoco di 24 cm. Quindi stiamo parlando già di un ultra grandangolo. Poi stiamo parlando di una delle pochissime lenti con questa focale che riesce ad arrivare fino a f2.8, quindi molto luminosa. Parliamo di una lente che promette distorsioni vicine allo zero, progettate per astrofotografia, architettura, paesaggi, tutte cose che non scatto io. Usa una tecnologia giapponese che si chiama Optoran per il coating della lente e come design sulla parte posteriore si possono montare dei filtri ND. E poi è costruita come un carro armato. Se dovessi spiegarvi un po' il feeling di quello che si sente a tenerla in mano, è praticamente come avere una lente vintage in mano, però dal look moderno. Quindi se avete mai preso in mano un Helios 44, un Jupiter 9 o comunque quel tipo di lente vintage e sapete che sono effettivamente costruite bene e sono molto resistenti, non è assolutamente plastica, ecco, questo è lo stesso feeling che abbiamo in questo Brighting Star 12 mm. Già dalle caratteristiche, per me che sono un grande amante dei grandangoli, è veramente wow. Se ci aggiungo poi il prezzo di lancio che è di circa 450 euro, con queste feature diventa effettivamente un best buy. E questo sia per la mancanza di una competizione su questa fascia di prezzo, ma anche su questo tipo di focale. Passiamo invece a quello che penso io, quindi le mie opinioni dopo aver utilizzato questo obiettivo in 3 contesti diversi. Purtroppo non sono riuscito a utilizzarlo moltissimo, ma questi 3 contesti mi hanno già aiutato a capire dove posizionarlo e come utilizzarlo all'interno del mio workflow. Il primo contesto in cui l'ho utilizzato è stato durante la Fashion Week. Questo perché volevo paragonarlo al 9 mm che avevo utilizzato per il mio progetto personale fatto alla Fashion Week precedente. Infatti in quell'occasione avevo utilizzato il 9 mm per andare un po' contro tutte le focali che utilizzano durante la Fashion Week, ovvero dei teleobiettivi molto spinti. All'interno delle foto poi ho cercato di mettere i fotografi, che sono parte integrante di quello che si vede durante la Fashion Week, e ho cercato di cogliere il tutto in bianco e nero per rimuovere il colore proprio dei capi, per non farli risaltare, far risaltare solo la dinamica di quello che succedeva nel momento. Quest'anno non volevo scattare alla Fashion Week, volevo solo andare per trovare degli amici e dovevo fare un video che vedrete prossimamente sul canale, ma ho approfittato per fare alcune foto per paragonare il come sarebbe stato scattare con il 12 mm invece del 9. Quello che ho scoperto è che sull'ultra grandangolare ogni millimetro conta veramente tantissimo. Infatti il 12 mm rispetto al 9 perdona molto meno, soprattutto sulla messa a fuoco, anche chiuso a f7 o f8. Infatti mi sono ritrovato tante foto che a schermo mi risultavano a fuoco, ma a vederle a computer poi non era proprio così. Pensavo sarebbe stato facile e sarei stato in iperfocale molto più facilmente, così come il 9 mm, ma non è stato questo il caso. Tra l'altro, dato che ci sono, fatemi sapere nei commenti quello che pensate su queste foto della Fashion Week e se le avete già viste e come vi sembrano. La seconda volta invece l'ho utilizzata per fare le riprese del mio ultimo video.
Se per il video editare un rituale avevo utilizzato il 9 mm per alcune scene molto grandangolari, nel mio ultimo video, per quanto riguarda alcune scene dove riprendevo magari da dietro il monitor, dove non avevo tanto spazio, oppure la scena un po' più cinematica del video, ovvero quella che mi dirigevo in cucina, mettevo l'acqua sul fuoco per fare la pasta, ecco, lì ho usato il 12 mm e mi è servito tantissimo e secondo me ha creato veramente una prospettiva molto interessante. Il terzo contesto invece è stato una passeggiata per Milano. Sono andato a Gaia Olente, dove ci sono un po' di edifici, per cercare di capire la questione distorsione. Cercavo delle geometrie, cercavo linee dritte, cercavo dei palazzi che potevo fotografare, in modo da capire quando sarebbe entrata in gioco la distorsione, da lontano, da vicino, con magari delle figure geometriche. Vorrei darvi un parere molto bilanciato su questa lente qui, ma la verità è che non riesco. Se devo dire un contro, sarebbe non ha l'autofocus. Però su questa lente, per le feature che ha, non è un contro che vorrei mettere in campo. Cioè non è un qualcosa che né mi manca, né qualcosa che mi impedisce di avere un risultato. Sarebbe una cosa in più, una comodità, ma non è necessario. Quindi non ho praticamente nulla da dire a questa lente, se non cose positive. Mi piace la costruzione, il fatto che apra a 2.8 e sia molto luminoso, è bella esteticamente e a me piace. I filtri non li uso più di tanto, i filtri ND non sono proprio il mio. L'assenza di distorsione, anche se non è una cosa che mi serve, l'ho notato in alcuni scatti e mi fa piacere averla, e il prezzo è veramente basso per avere questo tipo di risultato. Secondo me è un prezzo, comunque non è un prezzo esagerato, non siamo vicino ai 1000 euro, anzi siamo sotto i 500 sia a prezzo pieno sia adesso che è il lancio, quindi è un pochino meno, e secondo me in futuro la troveremo ancora magari con qualche sconto e qualche proposta interessante, quindi non ho effettivamente niente da dire. Non è una marchettata, Bright Instar non mi ha pagato, mi ha solo mandato la lente per poterla provare e poter dirvi quello che ne penso, e loro non hanno nemmeno visto né questo video prima che uscisse, né anche il reel che ho postato su Instagram. E se non mi seguite su Instagram, andate a farlo. Quindi ragazzi, mi dispiace, stavolta sembro tantissimo di parte, ma sono veramente sincero, spero che mi crediate. E nulla, spero che altri brand cerchino di approfondire questo range di focali sotto al 14 mm, sul 15, anche 15, 16, 14, 13, 12, 10, 9, tutti questi ultra grandangoli che a me piacerebbe tantissimo provare. Purtroppo non ce ne sono tanti in giro, ma spero che in futuro qualche brand faccia qualche lente interessante in questo modo. Iscrivetevi, mettete mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille e ringrazio anche Bright Instar per avermi mandato la lente. Ciao!